Eccoci, abbiamo iniziato per Naima. Ciao Elena. Ciao. Conto da 5 a 1 e ti connetti più profondamente a Naima. 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Dimmi come la vedi. Allora, è lei e la vedo intenta, seria e intenta a riordinare dei fogli. Mm, ehm, sono i fogli che riguardano gli aspetti della sua vita. Eh, Mm. Ti dà l'autorizzazione? sì, 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 sì. Quali sono i fogli principali che sta riordinando? Quali aspetti della sua vita? Allora, le relazioni più vicine, più intime, delle persone a cui lei ci tiene di più. E poi sta cercando di mettere in ordine quello che vorrà fare da grande. Mhm. Poi vedo c'è un aspetto rispetto a bambini. Mm, Suoi? sì, non so ancora se... Sì, suoi. Come se avesse una confusione sull'idea di essere mamma. Va bene, vibrazione. Ti ha dato l'autorizzazione, no? Sì. Sì, sì, sì. $25 miliardi. Consapevolezza. 132%. PS e PM. 38,62. Vite precedenti. 2346. Cervello. 9,4. Ehi, ma è interferita? Mhm. Sì. Allora c'è questo falconiforme. Mhm. Poi c'è un felinoide tipo sfinge. Il Mm, felinoide è sopra o sotto il falconiforme? sopra, è proprio più grande. Mm, e poi c'ha questa entità, sembra tipo mm, è una specie di, cioè sembra un essere gelatinoso, ha la forma di umanoide gelatinoso. Com'è il suo DNA? Io direi grigio, è un grigio. Un grigio solo? Mm, Ah, vabbè. sì, Mi chiedevo chissà cosa. no, 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 niente di. Quindi il falco, il felinoide?
E di L? 3. Basta. Sì, 3 entità mentali. Sì, basta, eteriche, basta. Entità mentali, appunto. Allora, una di livello 3. Mhm. E una di livello 4. No, che ultimamente erano tutte alte, non so perché. Iniziamo dalla 3, che vabbè, non so, che sono proprio uno scherzo, 3-4, però. Allora, la 3 è quella che la vedo proprio che appunto la rende così confusa, quella confusione che cercava di mettere a posto prima con i fogli. Ok, quindi è come se l'entità mentale di livello 3 fa sì che Naima abbia, cioè rispetto alle cose della sua vita, anche quello che deve fare, anche gli obiettivi futuri, no? È come se avesse idee diverse, ma cioè che vedesse strade diverse, no, come opzioni, ma che poi si incrociano, no? Quindi poi è confusa, gli si confondono le idee perché non trova più il filo logico, no? Mhm. E questo fa l'entità mentale di livello 3. E l'entità mentale di livello 4, vedo che le crea sempre pensieri seri, direi seri. La parola che mi viene è serio nel senso non aspetta, serio, cioè no, poco giocoso, poco leggero. Ecco. Responsabile. No, no, serio nel senso come sei serio, no? In quel senso lì. Serioso. Serioso, ecco. Mm. Cioè la vedo che la rende molto così. Diciamo che come se quando c'è qualcosa ehm, di nuovo, sconosciuto, questa entità mentale fa sì che lei sia appunto seriosa. Va bene. Impianti. C'è un impianto mentale che tipo sembra una, una barra un po', Curva. un po' curva, sì, qua in mezzo, fatta così. Impianti eterici. No. C'era però qualcosa sotto il diaframma. Mhm. C'era una specie di rete Mhm. che però non c'è più. E la usavano, gli era stata messa è come se avessero diviso il corpo, no? Quindi per cercare di far fluire meno l'energia e poterla, eh, l'esperimento era poterla cercare di tenerla in un posto solo per poi cercare di prenderla durante le abduction, ma adesso non c'è più, è riuscita a eliminarla da sola. Impianti eterici non ne ha. Mentali? Sì, è quello lì, quella barra lì Barra mentale. curva. Sì.
Secondo chakra. C'è qualcosa? Lei sospetta impianti o comunque un blocco? No, impianti no. Mm. È come vedo, è come se lì il suo livello emotivo facesse sì che la sua energia non fluisca lì. È come se venisse bypassato quel punto. Mm. Perché? Qual è la causa esoterica? Sì, che tutta questa confusione che ha rispetto alle cose della sua vita, ok? Fa sì che l'energia non fluisca sempre in maniera omogenea. E in quel punto lì è soprattutto rispetto al fatto che ho visto prima, quell'aspetto di essere mamma o meno, o di come di come fare la mamma, no? Tutta questa confusione rispetto a quella parte lì. Sì, e quindi è come se vedo proprio che l'energia lì non riesce a fluire, come se ci fosse un buco nero e l'energia fluisce intorno, cioè quando passa si apre e va, quindi lì lascia proprio un Quindi c'è un buco spazio. energetico. Sì, ecco, sì, sì, sì. Mhm. Cerchiamo una causa nelle vite parallele precedenti. Direi vita parallela, delle abduction dove vedo proprio questo. Oh, cos'è? Penso un siriano, non so, che li portano proprio via una parte. Durante l'abduction a livello eterico vedo proprio questa mano di questo siriano, Siriano. Mhm. sì, che entra e gli porta via tutto come se avesse in mano una palla energetica. Mhm. Mm. Quando? E tutte le volte che si riforma, questo siriano la riprende. Ma questo quando è avvenuto? No, è una vita parallela adesso, su una linea temporale parallela. Cioè c'è una Eh, Naima in una Sì, linea temporale parallela. Ok. Che è come Naima? che è come Naima. Mm. Ha la stessa vita di Naima, lo stesso compagno, gli stessi capelli. Allora, lei è uguale identica, sì, è uguale identica. Sì, Mhm. sì, Basta. sì, sì, tutto uguale. Stavo Ma fammi guardando ca- tutti gli aspetti se sono simili. Sì, allora vedo lui, vedo è solo il posto è un po' diverso, nel senso è come se fosse un altro mondo fatto in un'altra maniera. La Matrix, no? Che Mm, appare è fatta diversa. Ma il compagno è lo stesso, fa un altro lavoro però. mhm. Quindi in quella vita là c'è il siriano che le toglie dell'energia Sì, dal secondo chakra e in questa vita qua si riflette. sì. Ok. PS sul banco degli imputati. Ci spieghi un po' questa situazione che ha voluto lei. Mm. Sì, allora quello che mi ha detto, che mi sta dicendo adesso la PS è che eh, di là sta vivendo delle esperienze che a lei sembrano più piacevoli, cioè l'esperienza come la sta vivendo è più corposa e più ehm,
aspetta, sto cercando la parola, è più intensa, dice, come proprio è più densa. Anche il lavoro alla PS piace di più e quindi sta cercando di, ha provato a incrociare le due vite. E ha fatto un casino. Sì, e ha fatto un casino. Perché non lo sistema? Perché non sa come fare Ma la PS può ancora. tutto. Può fare tutto. Sono balle queste. Perché non lo sistema? Ha inventato tutto lei, fa tutto lei. Mm. Il resto sono balle. Perché è un'esperienza anche quella delle due linee temporali Mm. Ed è anche e anche un'esperienza che l'incrocio. Naima ci contatti e ci dica che il secondo chakra ha dei problemi, quindi noi oggi lo sistemiamo, eccetera, perché non l'ha Mhm. sistemato lei? Perché questo ha fatto sì che Naima arrivasse a fare la sessione e essere più consapevole anche consciamente delle sue capacità. Mm. Il gioco doveva essere fatto così, dici, per Naima. Adesso che il gioco è fatto così, lei adesso sistema questa situazione, stacca le due linee temporali. Sinceramente, due linee temporali non dovrebbero mai Mm. sovrapporsi, secondo il mio modo di vedere le cose. Mm. Già è tutto confuso così, seppur mischiamo le linee temporali, non si capisce più Mm. Mm. niente. Io lo so molto bene. Via, sistemi tutto. Mhm. Cosa fa la PS? Sta togliendo questi collegamenti energetici che ci sono tra vari aspetti delle due linee temporali. Mhm. Sta staccando. E lì c'era tipo un tubo. L'ha messo lei? L'ha Sì, fatto sì, mettere lei? sì. Allora, adesso mentre toglie quel tubo lì, dove c'era questo, diciamo, buco energetico, Mhm. si sta tutto omogeneo, l'energia sta passando tutta omogenea, perché vedo se come se ci fosse una diffusione, come se fosse un mare un po' gelatinoso, no? Mhm. E quindi man mano che lei toglie il collegamento energetico da questo buco, la gelatina si diffonde proprio anche lì dentro, diventa tutto omogeneo, quindi l'energia adesso può passare in maniera fluida. Va bene. Guardando i 7 chakra principali di Naima, tu vedi quindi omogeneità? Sì, adesso sì. Mhm. Causa esoterica dell'amore e odio per gli animali, specialmente l'odio per i rettili. Allora, in realtà è un livello di consapevolezza della sua PS. È un ricordo di un'altra vita della PS dove vedo che vedeva proprio le interferenze rettiliane in quella vita. Mm. E in questa non le vede più, infatti non ha rettiliani. No, infatti non ne ha fatto esperienza là. Ha fatto esperienza là durante tutta la vita. Però durante tutta la vita e
l'esperienza è finita quando lei ha imparato a staccarsi cioè a non avere più paura di queste interferenze. È come se avesse un ribrezzo rispetto ai rettiliani, no? Perché ha vissuto quella vita lì con queste cose. Vedo proprio anche che c'è stato un primo periodo dove le vedeva che era anche terrorizzata, poi pian piano, a furia di vederle, ha iniziato ad avere meno paura e poi pian piano ha provato anche a interagire e pian piano ha visto che erano nulle fino ad arrivare alla fine, quasi alla fine della vita a staccarsi da queste interferenze. Però solo quelle rettiliane, non so come mai. No. Vabbè. Mm. Analizziamo il suo corpo emozionale. Lei parla di rabbia repressa, talvolta impulsiva, che esplode. Vediamo se c'è rabbia. Sì, c'è la rabbia, però la rabbia impulsiva che esplode la vedo come reazione di difesa quando si sente attaccata nel senso non attaccata, però quando si sente, tra virgolette, più piccola rispetto a quello che sta succedendo fuori, no? Quindi più debole, ecco, debole rispetto a quello che sta succedendo fuori e l'unica reazione che riesce ad avere per difendersi è rabbia improvvisa. Vedo del dolore legato, mi viene l'immagine di sua mamma e suo papà con il dolore, un dolore che sta proprio qua sotto, più o meno sotto il plesso solare, che fa proprio un peso. Mhm. Mm. E vedo un po', non tantissimo, ma un pochino di apatia, quindi un po' di, ogni tanto di essere piatta, quindi vivere in maniera piatta. Flat. Mm? Mm. Flat. Sì, ecco, queste tre emozioni qua. Mhm. Ok, la rabbia c'è. Mhm. Causa esoterica della rabbia. Sì, la vedo legata alle due entità mentali che la rendono insicura, cioè a volte la rendono appunto che si sente tra la confusione e questa non capacità di cogliere chiaramente quello che arriva dall'esterno, fa sì che lei appunto attacchi con rabbia come difesa. Le entità mentali, sì. Mm. Quale? Tutte e due? Sì, tutte e due, un po' tutte e due. Il meccanismo che fa una e l'altra fa sì, cioè lei per tutte e due reagisce così. Mm. Va bene, causa esoterica della tendenza a procrastinare. Sì, è più è un po' questa confusione su dove andare di preciso. Mm. Ok, è un po' questa emozione dell'apatia. Sì. Mm, mm, mm. Come se la fermasse a un certo livello di azione e per andare avanti nelle cose devi superare quel livello, ma lei è ferma lì. Ma chi è che incide quindi l'entità? Sto guarda, se Perché stavo lei parlando se sospetta era il dell'entità. falconiforme o se era Leonide comunque la Sfinge. Mm. Chiamali, devono fare un passo in avanti quando vengono Sì, sì, coinvolti. infatti. Causa Mm. esoterica del tendenza a procrastinare, di tutto ciò che incide sulla sua determinazione. Qual è? Chi è?
Sfinge. Il leone. Mhm. Che vedi come sfinge, Che vedo come spinge, sì. quindi come Esatto. donna leone, Sì. Mhm, non sì. leonessa, donna No, leone. no, donna leone. Mm. Perché la vedi così? Ce lo spieghi la sfinge. Perché è necessario su una IMA un'interferenza che abbia l'energia femminile, dice. In questo caso è più efficace. Infatti, un'altra cosa che viene mm, è che il suo dolore, sai, il suo dolore che vedevo prima come emozione negativa è riferito maggiormente verso la mamma, quindi ha questo, agisce di più la- il giudizio femminile su Naima, mi dice. Mm. Dice la sfinge. Sì, mi dice la Sfinge. Chiamiamoli i genitori nel cinema. Lei Ok. chiede in effetti di analizzare anche il rapporto con i genitori. Sono, diciamo, perdonati a vicenda. Mhm. Padre e madre ci sono? Ci sono? Sì. Dicono se ci avesse chiamato anche solo un anno fa non saremmo venuti perché non avevamo consapevolizzato alcune cose che in questo anno invece abbiamo imparato a vedere. La mamma, dice, parla per tutti e due, ma lo dice la mamma. E il padre cosa dice? Concordo. Un po' più di autonomia al padre, no? Lo vedo abbastanza Succube? mm, Succube della moglie? affiliato, Cioè, affiliato. accodato. Ecco, accodato, va. Va bene. Mhm. Andiamo. Beh, a me sinceramente di analizzare la Sfinge, il simbolo della Sfinge, non frega niente, di fatto. No, no, solo quella Andiamo in un parte. posto in cui ci vuole condurre Naima, una vita precedente. Una cosa che non ci ha detto nei punti e che la sua PS invece vuole dirci. Andiamo lì. Allora, mi è arrivata questa immagine qua. Mi ha fatto vedere questa cosa. Allora, nel rapporto con il partner, ok, mi ha fatto vedere che a volte mm, dopo i momenti di intimità, mi dice, ehm, è come se lei entrasse in un'enorme tristezza, Mm. come se quel momento lì che è molto, a lei cioè, piace, la vedo molto coinvolta, molto profondamente ehm, trascinata, ok? Dopo è come se mancasse già, no? Quindi è come se dovesse tornare alla Matrix di tutti i giorni senza quell'energia e per lei è un momento triste. Quale energia? L'energia che ha quando ha l'intimità col suo compagno. Mm. Li vedo proprio avvolti in questa sfera energetica molto profonda e molto forte. Ah, quanto arriva a lei come vibrazione in questi momenti? Siccome adesso ha 25 miliardi, quanto sta? 980 miliardi. Beh, quindi è normale che le manchi Eh, s- 980 eh, tornando a sente, 25. sente tanto la differenza e diventa triste, vedo questa tristezza. Magari non è conscia, ma magari sente qualcosa di strano e la PS mi dice che è questa,
questa differenza. Mm. Chiamiamo 2 o 3 nostri ex clienti senza dire chi. Mm? Mhm, Non so, che vibrano per esempio molto basso, a 1,5 miliardi normalmente, e che nei momenti di intimità non vanno oltre forse il 5. mhm, Quindi siccome siamo tutti uno, no? Siamo tutti collegati, mhm, tutto quello che è un giudizio sulla propria vita o come sono triste adesso vibro di nuovo a 25 miliardi deve essere rapportato al resto, no? Non mhm. per accontentarsi, non per dire comunque è meglio così, sono tutto sommato fortunata. No, la sana ambizione secondo me va sempre coltivata. Però in ogni Mhm, caso lei arriva quasi a 1000 nei momenti di intimità, quindi evidentemente c'è una grande affinità mhm, con il suo compagno e viaggia su un 25 miliardi, che è un ottimo pre-sessione, mhm. è un ottimo livello. Mostriamole questi altri casi, in modo che se ne rende Mm. conto, in modo che ne prende Infatti, atto. che vede che non è una... C'è gente che è sul binario sbagliato, c'è gente che ha vizi di ogni tipo. Beh, è un ottimo soggetto, no? Mhm. Paragone. Sì, sì, assolutamente. È proprio un... È un caso. Sì, sì, no, dico, è proprio... Sfruttiamolo, almeno il tempo sì, non è stato buttato. eh. Mhm. Naima lo conosce, questo personaggio? Mm. Da altre vite, intendo. Infatti, dicevo. No, beh. Mm. Sai, il No. concetto è che siamo tutti uno, quindi di fatto Mhm. tutti ci conosciamo, Sì, sì. volendo. No, no, ma non ha... Però da quando siamo usciti... Incarnati insieme, no. Ok. Ne ha sentito parlare Sì. attraverso... Mm. Mhm. Ok, vabbè. Cosa vuole concludere da questo Allora, paragone? quello che sta vedendo è che è proprio la diversità di frequenza, no? Quindi che può essere invece presa come un'occasione di... ehm, dopo la sta vivendo, cioè, quello che sta vedendo è che può proprio prenderla come un momento di, direi meditazione, passami il termine, ma non meditazione quella passiva dove attiri energie negative, ma proprio un interiorizzare l'energia appena vissuta, ecco. Ok? Che Mm? è come se la PS adesso facesse vedere a Naima che il momento dopo è l'interiorizzare a quanto uno può arrivare, a quanto la nostra capacità può arrivare, no? E quindi come se le dicesse di trasmetterlo a tutte le cellule, no? Prendere la conoscenza e poi trasmetterlo dopo. In quel momento lì la sentono, il corpo la sente e dopo come se la consapevolizzasse, ecco. E ogni volta può ripartire da un livello superiore, dice, di vibrazione, proprio, può essere proprio un allenamento per imparare a tenere le sue vibrazioni sempre più alte, no? Quindi anche durante gli altri momenti della giornata vibrare sempre più alto e questo fa sì che le interferenze stiano fuori. Mm. L'ha già Cioè, imparato? Sì, cioè, dimmi. praticamente le dice di imparare, cioè, a come si fa a vibrare alto, ecco, attraverso quel momento lì che è proprio di massima vibrazione. Mm. Lei ha già imparato queste cose in altre vite? Sono 2346, non sono poche. Mm.
Cioè, in altre parole, questa è la prima vita in cui tira un po' le reti piene di pesci nella barca. Allora, ha fatto altre cose. Questa è la prima volta dove l'energia sessuale col suo partner è così alta. È la prima volta che vibra così alta insieme al partner. Quella è la nuova esperienza, ecco. Aveva altre capacità in altre vite, Mhm. ma erano sue, personali. Io direi che si sta avvicinando alla fiamma. Diciamo, l'obiettivo, no, è quello. Mm. La vibrazione non sono ancora fiamme, ma potrebbero. Potrebbero diventarlo. Mm. In che modo? È proprio questa consapevolezza, ehm, questo allenamento a vibrare, eh, i- eh, cercare di spiegarlo. In quel momento lì è come se le due PS potessero sincronizzarsi. Mhm. Vedo a un certo punto, è un'immagine fortissima, bellissima, è una cosa che in quel momento lì possono arrivare a un certo punto a sincronizzarsi e vibrare talmente alto che poi si uniscono. Potrebbe essere l'occasione per unirsi con l'allenamento. Tra lei e lui. Mm. Adesso col chakra 2 è sbloccato, Eh, anzi unito, è anche ancora più possibile. esatto, Ma con questa nuova condizione quanto possono arrivare in termini di vibrazione? 10.000 miliardi. Ah, va bene. Padre e madre cosa fanno? Sono stupiti di tutte le nuove informazioni che hanno visto. Mm. Andiamo con Naima, dove vuole portarci, se vuole portarci da qualche parte. Al cluster? Ci vuole andare? Mhm. Sì, sì, assolutamente sì. Scusami, ma il compagno dov'è? Non l'abbiamo invitato. Allora, non è seduto al cinema, ma è come se guardasse, come se vedesse tutto. Supervisionasse la cosa. Sì, esatto. Vuole venire anche al cinema, già che c'è? Sì, dice se posso la seguire nel cluster. Prego, senza dare suggerimenti. No, no, solo per essere più vicino, ecco, a livello energetico, no? Sentire. No, lei va dritta, sa già dov'è e ci porta. Che succede? Come si presenta il cluster? Tutti i vasi di vetro. Vuoti? Sì. Che cosa ne vuole fare? Sta aprendo il portale definitivo. Butta tutto dentro. Mhm. Se l'ha chiuso. Crea un ad eternum da sotto. Così. Da sotto? Sì, nel senso da terra. Si piega un po' giù e con le mani lo crea proprio da terra e lo fa grosso così, tirandosi su. Ecco.
Avatar. Mhm. Ok, apri il portale definitivo. Ma come lo vedi? Lo vedo immobilizzato, sveglio ma immobilizzato, è come se dentro al suo corpo di informazioni non potesse muoversi, non potesse andare verso la tastiera. Quindi no, c'è l'intenzione ma senza il movimento. Lei è una di quelli che ha mantenuto... Sì, Ok, l'uomo energia, sì. Mhm, ce l'ha lì dietro. quindi via tutto ad eternum. Mhm. Ok. Ok, si crei il suo uomo energia. Naima, vediamo se lo sa fare. Mhm, sì. Si è messo dietro come se fosse, sai, quelle pelle di orsi che si mettono dietro, eschimesi, no? Che proprio mettono, Mhm. ecco, lei l'ha messo dietro così. Facciamole creare una VIC, anche se lei non serve ormai, e facciamogliela offrire ai genitori. Mhm, ok. Sì, gliel'ho data. L'hanno presa volentieri. Li vedo molto, rispetto al passato, li vedo molto aperti ad affidarsi a quello che la figlia vuole mostrare e a quello che è. Vogliono conoscerla profondamente. Mm. Mm. Eterna frequenza non serve perché qua nessuno No. ha fatto. Ok, che cosa vogliamo vedere ancora? Qual è un messaggio finale della PS di Naima? La PS vuole dirle soprattutto che ehm, è importante che lei lasci molto scorrere gli eventi, nel senso, mm, non c'è bisogno di controllare a priori mm, la sequenza delle azioni, no? Nel senso, non c'è bisogno di tenere sotto controllo le cose perché se si affida alle intuizioni e alla sua centratura, le verrà mostrata la strada ideale per lei, istante per istante. Mm, un allenamento per se stessa a livello di vibrazioni può farlo con i suoi conigli. Eh, assolutamente. La vedo che la cosa ideale dice anche magari procurarsi in autonomia anche mm, la paglia e le erbe che gli servono per ehm, Gestirli. ecco, gestire i conigli. Magari l'ideale sarebbe che lei se la prendesse in autonomia, cioè senza comprare dall'esterno, ma tutto fatto da lei e questo farebbe sì che ci fosse un'unione energetica con tutti gli elementi, no? Quindi con la terra e Mm. l'animale.
come se si formasse un cerchio energetico, una sfera energetica tra lei, gli animali e la terra. Ecco, questo mi dice. E appunto poi col suo compagno allenarsi ad alzare le vibrazioni e a sincronizzarle per arrivare proprio a unire le PS e diventare fiamme. Mm. Nuova frequenza. 325 miliardi. Nuova consapevolezza. 196. Nuovo rapporto tra anima e spirito. 64, 36. Vite precedenti. 1981. Diminuite ma non esageratamente. Cervello. Percentuale utilizzata. 10.2. Perché non sono così diminuite le vite precedenti? Allora, la PS mi dice che con Naima è come se volesse fare le esperienze approfondite. E quindi molte vite le ha tenute per portare avanti delle esperienze e approfondirle. Ha tolto quelle che abbiamo, diciamo, visto insieme adesso e quelle che aveva in automatico, quindi poi finito attraverso anche il nostro lavoro, ok? Ma le altre le tiene in stand-by perché ci potrebbe essere un pezzo di esperienza che le serve per fare queste esperienze in maniera approfondita. Questa è la risposta che mi ha dato. Ok, ci sono ancora impianti, entità eteriche, il falco, il leone, sfinge, i 3DL, le due entità mentali, No, non c'è più niente. abduction. Il nome del progetto qual era? Prelievo. C'è ancora? No. Il buco energetico c'è ancora? No. Messaggio della PS di Naima a... Scusa, posso dire Sì, quella vita temporale parallela non c'è più, quella l'ha eliminata. è scomparsa. Sì. Addirittura totalmente? Sì. Quindi la PS può eliminare un mondo. Sì. Sì, per Naima, sì. Sì, ma può farlo per tutti. Se lo fa Sì, per sì, Naima, lo può certo, fare nel per senso, chiunque. assolutamente, sì. Elimina un mondo Mm. che funzionava con regole diverse, magari, Mhm. non so, la gravità era diversa, Sì, cioè, era gli anche diverso la oggetti... struttura, esatto, gli oggetti, le case, vedevo, no? Erano più strutture diverse. Mm. Mm. Quindi di fatto sono solo balle quelle che, di fatto il concetto è che uno deve prenderne consapevolezza e basta. Esatto. Mhm. Non siamo Sì, noi che facciamo il lavoro, noi facciamo vedere che possiamo farlo anche noi clienti, no? sì, E lo possono fare anche le persone che si rivolgono a noi. sì. Poche parole, tanti concetti. Messaggio ai genitori, a uno e all'altra, non ai genitori. Mhm. Allora, alla mamma, Ima vuole dire, eh, voglio riscoprire l'amore profondo che ci unisce. Alla mamma. Sì, alla mamma. Mm? E al papà vuole dire, voglio mostrarti come, quanto è bello vivere con, ehm, vibrando profondamente. Ecco, più c'è l'immagine che vuole trasmettere al padre è più, diciamo, esperienziale, ok, mentre la mamma è più Mm. emotiva, profonda, di collegamento emotivo, ecco. E esperienziale col padre qual è? Il messaggio. Il messaggio è quello appunto, voglio
mostrarti quanto è bello vibrare alto, Mm. fare le azioni con le vibrazioni alte. Ecco. Va bene. Mhm. La paura verso i serpenti c'è ancora? Mm, diciamo un po' diminuita, come se fosse disposta a provare, ecco, ad approcciare, ad approcciarsi. Mm. Dovrebbe mettersi un boa come sciarpa? No, ancora no. Rabbia impulsiva repressa c'è No, ancora? quella no. Tutti i chakra sono liberi? Tutti i chakra sono liberi, sì. C'è una certa decisione e determinazione per Esatto, raggiungere i risultati? sì. Va bene. Mhm. Il compagno che fa? La abbraccia e la fa volare in aria, in alto. Abbracciati girano così, loro stessi intanto volano, tipo così. Benissimo, abbiamo finito.